vi mentirei se vi dicessi che non sono rimasto impressionato dalla prova di Oliund. Oggi sono rimasto un po' attonito, perché sì, l'ho sempre considerato un ottimo colpo per il Napoli, non a caso De Laurentiis ha investito anche 50 cucuzze e mi sento di dire li vale tutti, li vale tutti, li vale tutti. Ma oggi al netto dei gol e sale a quota 6, come attacca la porta, con quanta cattiveria, fame, volontà, eh, tigna, bramosia se preferite. Davvero sì, una belva, un vichingo se preferite. Giocatore clamoroso, ribadisco, perché poi il gol è il più. Il gol è quel, ribadisco, la ciliegina, ma la torta è tutto il resto. E poi, grazie alla sua prova, o meglio, alla prova del Napoli, tutto, che sembrava... Il Napoli sembrava a pezzi dopo Benfica e Udinese, tant'è che ci interrogavamo, ma forse adesso, no, vedi, poi con tutti questi infortuni non ha la possibilità di ruotare, magari alla... No, sì, il Napoli sta benissimo, cioè sta benissimo. Oliund, diciamo, sintetizza proprio lo stato fisico appunto dello stare bene, ma il Napoli viaggia, il Napoli viaggia e oggi vince una partita fuori casa non scontatissima, anche perché fuori casa spesso e volentieri la squadra di Conte ha steccato, soprattutto quest'anno, no, soprattutto quest'anno, e quindi arrivano 3 punti che danno assolutamente continuità a una squadra che io non voglio sempre ripetermi, ma ho sempre valutato come un telaio importante, ma c'è l'aspetto mentale che mi colpisce, ribadisco, perché Oliond sintetizza un po' quello che deve essere il giocatore per Antonio Conte, quello che deve rispecchiare in campo. Ecco, e lo fa alla grande. Ne parliamo e come se lo facciamo. Prima, come al solito, vi invito a spolliciare per soddisfare l'algoritmo. Come ti dicevo prima, non sono informissimo oggi. Sto sempre sto problemino. Un ottavo che mi dà noia clamorosamente. Quindi perdonatemi se non riesco spesso e volentieri neanche ad alzare lo sguardo verso di voi. Vi invito ovviamente a passare in descrizione, spolliciate, l'abbiamo detto, se volete mi trovate sui vari profili social, grazie. Sì, da dove vogliamo partire? Ma colpisce anche il fatto che si affida a questa difesa Antonio Conte. Buongiorno l'ha messo da parte in questo momento perlomeno, segnale che per lui chi sta bene fisico in maniera sia mentale che fisica scende in campo, qualcosina lo concede, qualche potenziale occasione continua a concederla, tant'è che la Cremonese oggi un test importante, ribadì, perché tanti dicono neopromossa, lo dicevo anche oggi sui video che faccio del Milan, ma ha giocato contro il Verona, ma quante partite ha perso, quante partite, cioè non ha vinto con nessuna neopromossa il Milan e quindi mi venite a sindacare che ha giocato col Verona, che significa che ha giocato, cioè sempre sta roba, e poi ma ribadisco, questo vale per tutti, lo trovo su qualsiasi contenuto ed è qualcosa anche di fastidioso, perché lo ritroviamo sempre, no? Sono tutte importanti le partite, danno tutti un segnale e soprattutto quando parliamo di campionato valgono 3 punti. E ribadisco, contro una Cremonese che comunque è stata sempre viva, sempre attenta, ha avuto anche qualche situazione non sfruttata benissimo, però è stata viva, quindi non era semplice. E il Napoli la vince veramente per quella. Per me oggi, veramente, Oliund è il. Cioè, poi ci sono giocatori che ti fanno saltare il banco. E lo diceva, se non sbaglio, Marcolin stesso in telecronaca. O il telecronista, non mi ricordo. Vabbè, ci sono giorni in cui alza
l'asticella Neres, a volte la alza Oliund, cioè tutti hanno assolutamente di fondo una sufficienza, una prestazione che deve assolutamente essere buona, perché sennò Conte ti panchina, ma c'è poi sempre il giocatore che ti tira fuori delle giocate incredibili perché? Perché poi parliamo comunque di un materiale importante. È sempre lì il discorso. Non facciamo credere che questa squadra nasca dal nulla e via. Questa squadra ha di fondo giocatori che possono fare la differenza. E ancora oggi ce n'è stato uno che per esempio l'ha fatta. Poi, ovvio che viene tutto si regge con uno spartito, un sistema di gioco che assolutamente funziona, ha trovato degli equilibri. Oggi il Napoli può giocare con Politano, Neres e il Masso o no Alang, quindi molto più, anche più, no? Più attrazione anteriore, perché se consideriamo che i centrocampisti che devono fare entrambe le fasi sono Lobotka e McTominay e le fanno alla grande. E quindi un sistema tattico che funziona, porta risultati. Ovvio che ha bisogno sempre di una squadra assolutamente al top, che stia bene, e il Napoli abbiamo visto è ritornato veramente in un'ottima condizione. Chiude il 2025 quindi alla grande, portandosi la Supercoppa, vincendo fuori casa in campionato, quindi penso che possa essere contento Conte, ma ovviamente non devono più avere dei cali che stanno avendo un po' tutte le squadre di Serie A per la verità, quei cali di attenzione. Però ribadisco ancora una volta, il Napoli sta portando a casa tanti punti in una situazione comunque diciamo sempre d'emergenza, perché quando ti continuano a mancare 6-7 giocatori titolari o co-titolari a settimana per un mese, non è facile, non è assolutamente facile, e mantenere questa condizione, questa voglia, questa cattiveria è importante, cioè è un segnale che il Napoli è mentalizzato, ma su questo onestamente non avevo dubbi, non avevo assolutamente dubbi. Va bene, signori miei, fatemi sapere cosa ne pensate voi, e vi aspetto per, non lo so, non penso, ne parliamo del Bologna magari nel post partita dell'Inter, credo, perché ribadisco, non sono informissimo e vi chiedo ancora una volta scusa. Un grande abbraccio, aspetto la vostra sotto nei commenti.